Pronomi combinati in italiano. Se avete cliccato su questo video è perché probabilmente questi vi causano non poche difficoltà. Ebbene, siete nel posto giusto. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video ci occuperemo proprio di pronomi combinati e di tutti i loro usi in italiano. In particolare, analizzeremo 5 tra gli errori più comuni commessi da chi sta imparando l'italiano proprio con questi. Vi spiegherò perché si tratta di errori e come fare per correggerli, con tantissimi esempi. E come sempre restate fino alla fine del video per un esercizio di ripasso sull'argomento. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Cosa sono i pronomi combinati in italiano? Ebbene, i pronomi combinati si formano quando un pronome indiretto si unisce in una frase a un pronome diretto o alla particella ne. Sembra molto semplice, ma in realtà le regole di combinazione, posizione, forma cambiano a seconda del contesto e questo crea la confusione. Quindi facciamo chiarezza e cominciamo proprio con il primo errore: l'ordine sbagliato. Se in una stessa frase abbiamo un pronome indiretto e un pronome diretto, non possiamo inserirli a caso dove vogliamo. Sento spesso frasi come "la mi dice" per sostituire ad esempio "mio figlio mi dice la verità". Mio figlio la mi dice. No, è sbagliato. Perché? Perché quando in una frase abbiamo bisogno di utilizzare due pronomi, innanzitutto questi vanno sempre insieme, secondo le regole tradizionali dei pronomi, e dunque se il verbo è coniugato vanno messi davanti al verbo. Ma non solo la posizione è importante, anche l'ordine. Se abbiamo un pronome indiretto e un pronome diretto nella stessa frase, dobbiamo sempre mettere il pronome indiretto davanti al pronome diretto. Sempre. Mio figlio me la dice. Pronome indiretto a me, pronome diretto la verità. Ancora, io ti mando il libro domani. Lo ti mando? No. Io te lo mando. Avete notato qualcosa di strano negli esempi? Me la dice. Te lo mando. Qualcosa è cambiato. In effetti è così. Tenete a mente che quando i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi si combinano con i pronomi diretti lo, la, li, le, cambiano forma.
la loro I originale diventa una E. Dunque, mi dice la verità, ok, mi, pronome indiretto, ma me la dice. Me, perché dopo abbiamo un pronome diretto. Ti mando il libro, ma te lo mando. La I diventa E davanti a lo, pronome diretto. Passi il sale a me. Me lo passi. Ricordate, quando utilizzate un tempo composto con i pronomi combinati, dovete sempre concordare il participio passato solo con il pronome diretto, in genere e numero. Hanno regalato i fiori a voi. Ve li hanno regalati. E dunque ricordate, se in una frase avete bisogno di sostituire sia un complemento indiretto sia un complemento diretto con due pronomi, i due pronomi devono sempre andare insieme. Il pronome indiretto deve andare sempre prima del pronome diretto. E i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi, seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, si trasformano in me, te, ce, ve. Passiamo al secondo errore, ossia dimenticare la fusione. Cosa? Al momento abbiamo visto cosa accade con i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi. Ce ne sono però altri due, quelli di terza persona, singolare, maschile e femminile e plurale. Gli e le. Le regole per la posizione non cambiano. Anche con questi bisogna sempre mettere il pronome indiretto davanti al pronome diretto. Ma il problema, l'errore, è che molti studenti lasciano le due parole, i due pronomi, separati, anche in questo caso. Forme come le, lo, diamo subito sono sbagliatissime, non esistono in italiano. Mando la lettera al professore, gli la mando. Dovete sapere, infatti, che i pronomi indiretti di terza persona, gli e le, al momento della trasformazione diventano entrambi lie, e si uniscono ai pronomi diretti lo, la, li, le in un'unica parola. Già. Diventano liello, liela, lieli, lielle. Sia al maschile, sia al femminile, sia al plurale. Che significa che quando li usiamo, ad esempio lielo, liela, solo dal contesto possiamo capire se stiamo dicendo a lui, a lei o a loro. Ad esempio, regali i cioccolatini a Marco? Sì, glieli
regalo. Io regalo che cosa? Pronome diretto. I cioccolatini. Li. A Marco. Indiretto. Maschile singolare. Gli è. E dunque, indiretto prima, diretto dopo, glieli. Una sola parola. Hai detto la verità a Lucia? Sì, gliel'ho detta. Gli è sarebbe a lei, seguito dal pronome diretto la, riferito alla verità, femminile singolare, gliela. Solo che in questo caso la A finale cade perché la parola che segue comincia per vocale o. La H è muta in italiano. Glielo detta. Offrite le bruschette agli operai. Gliele offrite. Le, pronome diretto, sostituisce le bruschette. A loro, agli operai. Gli, che davanti a le diventa lie, gliele, offrite. Dunque, la trasformazione con i pronomi gli e le è un po' più particolare perché questi davanti ai pronomi diretti diventano entrambi lie e si uniscono in una sola parola con i pronomi diretti. Attenzione, attenzione, perché in realtà le stesse trasformazioni succedono anche con la particella pronominale ne, che si può usare, come vi dicevo all'inizio, con un pronome indiretto. E le regole sono le stesse. Il pronome indiretto va sempre prima e solo dopo si aggiunge ne. E poi i pronomi indiretti si trasformano nello stesso identico modo che abbiamo visto con i primi due errori. Quindi mi, ti, ci, vi, seguiti da ne, diventano me, te, ce, ve, sempre in due parole separate. Invece gli e le si uniscono a ne in una sola parola diventando liene. Liene. In quali casi però usiamo ne con il pronome indiretto? Ad esempio per indicare una quantità parziale di qualcosa. Quante fette di torta vuoi? Me ne dai 2, per favore? Me ne dai 2, solo 2. Su una quantità più grande e tu devi dare a me questa parte. Me ne dai 2, per favore? Hai dato le caramelle ai bambini? Sì, gliene ho date 5. Gliene. Non dimenticate che in questo caso abbiamo sempre bisogno che la quantità sia espressa dopo il verbo e che sia appunto parziale e non la totalità, altrimenti useremmo comunque il pronome diretto. Gliene ho date 5, ma gliele ho date tutte. Totalità. Ancora, usiamo ne anche per sostituire di questo, di quello. Cosa ti hanno detto del viaggio? Non me ne hanno detto niente. Me ne hanno detto. A me di ciò, di questo. Hai parlato del problema
a Luca? Sì, gliene ho parlato. Gliene a lui, a Luca, del problema. Proseguiamo con il terzo errore che riguarda invece la terza persona plurale. Ebbene, nella grammatica tradizionale il pronome indiretto di terza persona plurale è loro. Già. Che eccezionalmente va messo dopo il verbo, anche quando questo è coniugato. Per esempio, io parlo a loro, io parlo loro. Io parlo ai miei zii, io parlo loro. Ma il pronome diretto che lo accompagna segue le regole tradizionali e dunque si mette davanti al verbo e dunque spiega la regola agli studenti usando il pronome formale loro, diventerebbe la spiega loro. La spiega loro. La, pronome diretto che resta davanti al verbo, loro, pronome indiretto che va messo necessariamente, obbligatoriamente dopo il verbo. La spiega loro. Eccezione. Molti libri di testo insegnano ancora oggi a usare loro dopo il verbo e questo genera confusione perché invece altri libri di testo o comunque l'italiano parlato usa gli anche per il plurale, anche per sostituire a loro. Io parlo ai miei zii, io gli parlo. Che fare dunque? Se volete un mio consiglio, usate la forma con gli. Soprattutto se siete all'inizio, soprattutto se i pronomi combinati non sono così naturali per voi. Poi man mano, se avete bisogno di parlare italiano a un livello più formale, potete cominciare ad integrare anche la forma con loro. Ah, lo so, questi pronomi danno non pochi problemi, soprattutto quando si combinano a qualcosa. E lo sapevate che i pronomi in italiano possono combinarsi anche con i verbi? E dalla loro unione nascono i cosiddetti verbi pronominali. I verbi pronominali sono verbi formati dall'unione di un verbo esistente e una o due particelle pronominali che ne vanno a cambiare completamente il significato originale. Prendere vuol dire fare questo, avvicinare qualcosa a sé. Prendersela vuol dire invece offendersi. Ho realizzato un fantastico corso dedicato proprio a questi verbi, chiamato Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. E attraverso 30 video lezioni vi spiegherò proprio gruppi di verbi che sembrano simili ma che in realtà nascondono molte insidie, molte differenze e quindi le chiariremo insieme. Questi video sono molto diretti, vanno subito al punto e vi mostrano differenze e allo stesso tempo anche delle alternative. Ma tutto è approfondito negli articoli dettagliati, uno per ogni video lezione e alla fine per ripassare ci sono gli esercizi interattivi e il PDF che potete scaricare. Quindi, se volete approfondire questo aspetto molto importante della grammatica italiana, perché ve lo dico, i verbi pronominali sono molto utilizzati da noi italiani, potete visitare
questo link l'accesso al corso è illimitato, quindi potete accedere, visualizzare i video ogni volta che lo desiderate. Proseguiamo con il quarto errore e qui le cose si fanno un po' più impegnative. Devo dire, questo errore è molto frequente tra i miei studenti quando svolgo le mie lezioni di italiano online. E sto parlando della posizione sbagliata dei pronomi con imperativo, infinito e gerundio. Infatti, udite udite, se con i verbi coniugati i pronomi combinati vanno sempre messi prima, davanti, con l'imperativo, l'infinito e il gerundio, i pronomi combinati si attaccano letteralmente alla fine del verbo, formando una sola parola. Qui nascono molti problemi, perché tanti studenti tendono a metterli davanti, tendono a separarli. Ad esempio, fai questo favore a me. Fammi lo fammi, mi fallo. No, tutte queste forme sono sbagliate. L'imperativo richiede entrambi i pronomi, l'ordine è sempre lo stesso, quello che già conosciamo, subito dopo il verbo, in una sola parola. Fammelo. Fammelo. Me lo dicendo ha pianto. No, perché abbiamo il gerundio e anche con il gerundio dobbiamo mettere i due pronomi insieme subito dopo il verbo, in una sola parola. Dicendomelo. Dicendomelo ha pianto. Porta il libro a Marco. Portaglielo. Dite la risposta a noi. Ditecela. Scrivendo la lettera all'insegnante ho capito l'errore. Scrivendogliela, lunghissima, scrivendogliela ho capito l'errore. E succede lo stesso, come abbiamo detto, anche con l'infinito. È importante dire il segreto ai genitori. È importante dirglielo. Dirglielo. Notate come quando i due pronomi si uniscono al verbo all'infinito, questo perde l'ultima E, per una questione fonetica di suono. Mi piacerebbe regalare a te il cappello. Mi piacerebbe regalartelo. L'unica eccezione a cui dovete fare attenzione è l'imperativo negativo di seconda persona singolare. Tu. Questo si forma con non più l'infinito. Ma ha due opzioni di formazione con l'uso dei pronomi combinati. Già. Non dire, per esempio, questo è l'imperativo negativo di seconda persona singolare. Non dire la verità ai tuoi genitori. Ebbene, qui avete due opzioni possibili. O fate quello che si fa sempre con i pronomi combinati e che abbiamo appena visto, con l'infinito, e cioè metterli entrambi dopo l'infinito in una sola parola, non dirgliela, oppure i pronomi combinati si possono mettere prima dell'infinito, dunque tra non e infinito,
come si fa di solito per i verbi coniugati. Non gliela dire. Non gliela dire. Non dirgliela, non gliela dire. E così siamo giunti all'ultimo errore. I pronomi combinati con i verbi modali. Infatti, quando c'è un verbo modale, potere, volere, dovere, sapere, seguito da un infinito, gli studenti spesso mettono i pronomi nella posizione sbagliata, e cioè tra il verbo modale e il verbo all'infinito. Puoi me lo dare? Sbagliatissimo. Devo glielo dire? La regola dice che con verbo modale più infinito i pronomi combinati hanno due posizioni possibili, entrambe corrette, entrambe utilizzate. O si mettono subito dopo l'infinito, come abbiamo visto in precedenza, quindi l'infinito perde la E finale e si mettono i due pronomi. Posso regalarglielo, devi dirmelo, vuole mandarcelo. Oppure i due pronomi combinati si possono mettere davanti al verbo modale. Quindi non nel mezzo, mai tra i due verbi, o dopo l'infinito o prima del verbo modale. Glielo posso regalare, me lo devi dire, ce lo vuole mandare. Spero che non facciate anche voi questo errore. Se fosse così, da oggi è il momento di smetterla. Se i pronomi in generale vi creano non poche difficoltà, potete guardare la guida completa che ho realizzato proprio sull'uso di tutti i tipi di pronomi in italiano. È un video molto completo che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso io vi chiedo, tutto chiaro? Avete preso appunti? Perché adesso è il momento dell'esercizio, quindi dobbiamo ripassare tutto. Ma prima vi ricordo che se non avete scaricato il nostro regalo esclusivo per voi, è il momento di farlo. Perché si dice un libricino che ho realizzato con tanto affetto, che raccoglie le espressioni italiane più interessanti legate in qualche modo ad altri paesi, altre città. Ad esempio, fumare come un turco, montagne russe, fare il portoghese, scoprire l'America. E non soltanto vi offro il significato idiomatico di queste espressioni, ma insieme a voi scopriamo anche perché si dice così, perché quella espressione coinvolge quel determinato paese, ad esempio, e così via. È completamente gratuito, è il nostro regalo per ringraziarvi del vostro affetto e lo potete scaricare a questo link. Adesso vediamo l'esercizio. Dovete completare le frasi con i pronomi combinati corretti. Avete dato il libro a Maria? Sì. Abbiamo dato ieri. Puoi portare le chiavi a noi? Sì. Porto subito. Dai la penna a me. Imperativo. In questo caso dovete trasformare l'intera frase. Chi aveva spiegato la regola agli studenti? Aveva spiegata la professoressa. Adesso dovete riscrivere anche questa frase. Mi puoi passare il sale? Raccontando la storia ai bambini si è emozionato. Anche questa va trasformata.
Prima di vedere le soluzioni vi ricordo che potete trovare la teoria contenuta in questo video in forma scritta sul nostro sito web learnamo.com. Nella sezione lezioni potete digitare sulla barra di ricerca le parole chiave per trovare l'argomento che vi interessa, in questo caso pronomi combinati, e subito vi compariranno gli articoli dedicati, tradotti in 2 lingue, oltre all'italiano, e sono sicuramente più approfonditi rispetto ai video, ci sono più curiosità, più esempi e alla fine ci sono gli esercizi interattivi e il podcast da scaricare e ascoltare quando e dove volete. Soluzioni. Avete dato il libro a Maria? Sì, glielo abbiamo dato ieri. Glielo. Puoi portare le chiavi a noi? Sì, ve le porto subito. Le chiavi a voi, ve. Dai la penna a me. Diventa dammela. Chi aveva spiegato la regola agli studenti? Gliela aveva spiegata la professoressa, o gliel con apostrofo. Mi puoi passare il sale? Diventa me lo puoi passare? O puoi passarmelo? Raccontando la storia ai bambini si è emozionato. Diventa raccontandogliela si è emozionato. Quante ne avete fatte corrette? Fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, ci aiuta con l'algoritmo, e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguite Learnamo su tutti gli altri social per tutti i contenuti esclusivi. E non dimenticate di visitare questo link se avete voglia di scoprirne di più sui verbi pronominali italiani con il nostro corso. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.